Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo. Inutile negarlo, se c'è una cosa che rende difficile l'apprendimento di una lingua straniera per chiunque, quella è la pronuncia. E già, persino dopo aver studiato una lingua per anni e anni, ci sono sempre quelle parole che ci creano molte difficoltà quando dobbiamo pronunciarle. Dopo aver fatto più di 1500 lezioni private di italiano su italki, ho capito quali sono le parole italiane che creano più difficoltà nella pronuncia per gli stranieri. È per questo che in questo video vi aiuterò affinché possiate pronunciarle senza alcuna difficoltà. Ma prima di continuare lasciate che vi dica qualcosa su italki, la piattaforma con la quale lavoro, nonché sponsor di questo video. italki è un sito internet che ospita migliaia di insegnanti madrelingua che sono pronti a mettere a disposizione la loro conoscenza della propria lingua per voi, in lezioni create appositamente per voi e che si svolgono interamente online. Con italki potrete imparare praticamente qualsiasi lingua desideriate, dall'inglese al tedesco, al polacco, allo svedese, al turco, al russo, al norvegese e chi più ne ha più ne metta. Ogni insegnante ha la propria tariffa e la propria disponibilità, dunque voi potete scegliere quello che preferite in base al vostro tempo libero e alle vostre tasche. Inoltre, italki ha sviluppato una fantastica app. Con questa potete sempre tenere sotto controllo le vostre lezioni, potete prenotarne di nuove, potete modificare l'orario o il giorno della vostra lezione, tutto solo dal vostro smartphone o tablet. Non è comodissimo? Se vi va di parlare o imparare l'italiano con me, potete correre a prenotare le vostre lezioni. Ah, quasi dimenticavo! Se vi iscrivete a italki utilizzando il link che vi ho lasciato nella descrizione, riceverete subito $10 in omaggio. Comodo, no? Ma ora torniamo alle nostre parole. La prima parola che ho selezionato e che secondo me è una delle più problematiche è bruschetta. Bruschetta. Mi raccomando, evitate di pronunciarla bruschetta, nessun italiano lo direbbe mai. Ah, per chi non lo sapesse, questa è una bruschetta. Leggera, deliziosa ed economica. Cosa volete di più dalla vita? Fatemi sapere nei commenti se esiste nei vostri paesi. L'unico difetto è che è un tantino difficile mangiarla senza far cadere quello che si trova sopra. La seconda parola che tutti gli studenti stranieri tendono a pronunciare male è coinquilino. No, aspetta, non c'è bisogno di tornare indietro, la ripeto io. Coinquilino. Coinquilino. Fate attenzione a non pronunciarla coinquilino, come fanno molti nostri amici spagnoli. Per la cronaca, un coinquilino o una coinquilina è una persona che vive nella nostra stessa casa, che condivide con noi l'appartamento. Ok, veniamo ora ad una parola che tutti gli studenti usano, ma che molti sbagliano. Esercizio. Esercizio. Vi assicuro che ho avuto alcuni studenti che hanno cercato per molto tempo di pronunciare correttamente questa parola, ma alla fine non ci sono riusciti e quindi hanno preferito non usare più questa parola. Vi assicuro, un vero incubo per alcuni. La ripeto. Esercizio al singolare, esercizi al plurale. Ma ora passiamo alla prossima parola, esagerare. Esagerare. Questa parola si usa molto in italiano e significa superare i limiti. La prossima? Iscriversi. Iscriversi.
che è quello che dovete fare voi al nostro canale: iscriversi. E tutte le persone che lo fanno saranno gli iscritti. Gli iscritti. E che mi dite di questa parola? Chiacchiericcio. Chiacchiericcio. Bla 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 bla. Chiacchiericcio. Adesso passiamo ad un'altra parola. Buio. Buio. Per restare in tema di parole difficili perché piene di vocali, abbiamo un'altra parola che indica qualcosa di molto bello da vedere, da ammirare, da fotografare quando siamo in un parco o in un giardino, ma molto difficile da pronunciare. Aiuola. Aiuola. Pensate un po' che il plurale di questa parola contiene tutte le vocali della lingua italiana e una sola consonante. Aiuole. Aiuole. E questa? Ok, non è una parola, però è un numero. Ma vi sfido a pronunciarlo. Ti vedo, stai avendo delle difficoltà. Ok, ti aiuto io. 555. 555. 555. E questa? Promiscuità. Promiscuità. Questa parola indica la presenza in uno stesso luogo di maschi e femmine, spesso vista come motivo di equivoco o disagio. Promiscuità. La prossima? Impacciato. Impacciato. Che significa? È un aggettivo che indica le persone che sono un po' timide, che non hanno proprio disinvoltura. Adesso qualcosa di molto buono, sia con la pasta, sia per rispettare la nostra linea, senza pasta. Fagiolini. 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 Prossima parola, che è anche il titolo di una meravigliosa canzone. Meraviglioso. 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 Lo so, il suono GLI è sempre molto difficile per, credo, tutti gli stranieri. Il segreto sta nello stendere bene la lingua sotto al palato. Schema. Schema. Avete presente quello che si fa quando si studia con le linee, le scritte, le frecce, i quadrati e chi più ne ha più ne metta? Lo schema. Attenzione a non confonderlo con scema, che indica invece una donna un po' stupida. Retrogrado. Aspettate, lo ripeto con più calma. Retrogrado. 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 Questa parola indica un movimento contrario, un movimento opposto, ma in senso figurato indica una persona insensibile al cambiamento, soprattutto quello sociale. Retrogrado. E voi? Siete dei retrogradi? Stuzzicadenti. 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 Mattina. Mattina. Già, mattina e non mattina, come sento spesso. Accecare. Accecare. Che significa rendere ciechi e di solito è usato in senso figurato, quando per esempio si abbaglia qualcuno con una luce molto forte. Accecare. Ah, è possibile anche usarlo con riferimento alla bellezza. Mi ha accecato per la sua grande bellezza.
E questa scommetto che non l'avete mai sentita. Agnostico. Agnostico. E indica una persona che ha sospeso il suo giudizio circa il problema del divino. Agnostico. E in un video sulla pronuncia potevano mancare gli scioglilingua, cioè quelle frasi che creano difficoltà intenzionalmente a chi le pronuncia. In particolare ne state per vedere due. Ho scelto due scioglilingua su quei suoni che creano maggiori difficoltà agli studenti stranieri. Il primo è su quel suono di cui vi parlavo poco fa, GLI. Il secondo, invece, è su quei suoni legati alla lettera C, SC, SCH, CH e così via. Il vostro compito sarà questo. Io ve li propongo e vi lascio qualche minuto. Voi dovrete provare a leggerli da soli a voce alta. E dopo quel tempo che avete a vostra disposizione, li leggerò io per voi. Mi raccomando, poi dovete farmi sapere nei commenti come è andato questo esercizio, se avete letto bene o no. Pronti? Sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non s'adesca, c'è l'acqua troppo fresca, convien che la finisca, non prenderò una lisca, mi metto in tasca l'esca e torno dalla pesca. Se vi piacciono gli scioglilingua, non perdetevi il video che ho fatto esclusivamente su questo argomento. È iper divertente! Facile? Difficile? Aspetto i vostri commenti e vi saluto aspettandovi al prossimo video. Ciao!